È arrivato il momento di Vengeance Day per NXT, il prossimo Premium Event che andrà in scena sabato 7 marzo. Un Premium Event importante perché di fatto precede Stand and Deliver, che quest'anno tra l'altro non andrà in scena durante la settimana di WrestleMania, ma un paio di settimane prima. Però prima di entrare nel merito della card e delle predictions di Vengeance Day, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti qualora aveste piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like proprio a questo. Allora partiamo con il match più importante, il match di cartello, che è quello per il titolo di NXT tra il campione in carica Joe Hendry e l'ex campione Ricky Sainz. I due non si sono affrontati uno contro uno, quindi non c'è stato un passaggio di consegne diretto, perché di fatto Ricky Sainz aveva sconfitto Oba Femi, poi però Oba Femi si è ripreso il titolo, per la chiamata del main roster l'ha reso vacante, è stato riassegnato in un ladder match che comprendeva sia Joe Hendry sia Ricky Sainz. A vincere è stato lo scozzese, che adesso è il campione in carica. Questa è la prima vera grande difesa titolata di Joe Hendry. Sì, l'ha difeso anche contro Jackson Drake, ma quella ad NXT io non la considero proprio una difesa così importante. È una difesa ufficiale, però il primo vero banco di prova per Joe Hendry è proprio quello contro Ricky Sainz, quindi non può perdere. La WWE io non penso che possa far perdere Joe Hendry, anche se lui, come Oba Femi e come Javon Evans, Rick Williams, è già in odore di main roster. Gli altri sono tutti già passati al main roster, mentre lui sembrava in procinto di entrare nel lotto dei nomi prossimi a passare a Raw o a SmackDown. Invece al momento è rimasto ancora ad NXT, è il campione in carica. Io credo che il suo stint debba durare almeno fino a Stand and Deliver, e comunque non sarebbe così lungo. Però abbiamo avuto molti regni brevi nell'ultimo periodo ad NXT, soprattutto per quanto riguarda la cintura femminile lo scorso anno. Adesso c'è Jessie Jane che ha trovato un po' di stabilità, nonostante ci sia stato quell'interregno di Tatum Paxley tra i due di Jessie Jane. Però il titolo principale di NXT ha avuto un dominatore che è stato Oba Femi, c'è stato il breve regno di Ricky Sainz. Io questo regno credo che possa essere più lungo invece per Joe Hendry. Non so se anche per Ricky Sainz sia imminente una promozione nel main roster o meno, però penso che in questo caso la vittoria debba andare per forza di cose a Joe Hendry, e credo quindi che lui resterà il campione, non può perderlo in questo momento, anche se all'orizzonte dovesse esserci una promozione del main roster. Titolo nordamericano femminile in palio, la campionessa Izzy Dame lo difenderà contro Tatum Paxley. Allora, le due si sono affrontate più volte finora. La prima volta ha vinto Izzy Dame, poi ha vinto Tatum Paxley. La stessa sera in cui ha vinto Tatum Paxley, Izzy Dame si è laureata campionessa di NXT, sfruttando la sua occasione, perché praticamente Blake Monroe era stata espulsa dal palazzetto per aver attaccato la campionessa di quel momento, ovvero Tia Hale. Poi però Izzy Dame ne ha approfittato, appunto, arrivando a sorpresa e rispondendo a quella Open Challenge e vincendo la cintura. Questo è un match secondo me non così scontato da pronosticare. Al momento il regno di Izzy Dame sta risultando più anonimo di quello che mi aspettavo. Io pensavo che potesse fare meglio con la cintura, e invece ha avuto pochissime difese titolate, forse soltanto una addirittura, e anche ad NXT, a parte con dei filmati, non è che stia comparendo più di tanto. La vediamo sui social che posta parecchie foto con la cintura in vacanza in vari posti, però al momento all'NXT con la cintura alla vita ha fatto veramente poco. Quindi non mi sorprenderei qualora fosse Tatum Paxley addirittura a strapparle il titolo e a diventare addirittura oltre a un'ex campionessa di NXT, anche una campionessa nordamericana, dopo che comunque ha avuto uno stint molto lungo da NXT senza neanche una cintura. Quindi io propenderei più per la conferma di Izzy Dame, proprio per il fatto che al momento non abbia fatto moltissimo, e spero che la road to WrestleMania, in questo caso la road to Stand and Deliver, possa darle una scossa e permetterle di fare meglio. Però non mi sorprenderei qualora fosse Tatum Paxley a vincere. Underground match tra Lola Vice e Kelani Jordan. Allora, qui anche abbiamo una situazione di parità, se non sbaglio, almeno alla memoria. C'è stato prima la vittoria di Lola Vice, poi la vittoria di Kelani Jordan con danno importante al braccio di Lola Vice, ovviamente in termini di storyline. Credo che questo sia il match proprio di Lola Vice. Lola Vice raramente ha sbagliato in un underground match. Kelani Jordan ha fatto molto bene, è stata anche campionessa TNA, però forse ha raccolto molto di più rispetto a Lola Vice, anzi direi senza forse, perché
oltre ad essere stata campionessa TNA, è stata anche campionessa nordamericana. Lola Vice invece non ha mai vinto nulla, adesso è campionessa di coppia mista della AAA, però capitemi bene, è un titolo estremamente secondario rispetto a quelli della WWE. Quindi credo che possa essere Lola Vice a confermarsi una regina, diciamo, dell'underground match e a portare a casa questa vittoria, a chiudere definitivamente la rivalità con Kelani Jordan. Poi io mi auguro che Lola Vice, si parla molto di main roster e chissà che non possa anche arrivare al main roster, dato che ha anche debuttato alla Royal Rumble. Però Lola Vice avrebbe bisogno di vincere almeno una cintura, secondo me, nel roster di NXT, anche se sappiamo bene che non è un passaggio obbligato per chi poi va nel main roster. Ultimo caso più eclatante è quello di Jordan Grace, tutti ci aspettavamo che conquistasse il titolo di NXT, invece dopo aver visto Giulia e Stephanie Hager avvicendarsi in maniera molto rapida, non c'è stato invece quell'avvicinamento che ci aspettavamo con Jordan Grace. Black Monroe affronterà Jada Parker. Allora, qui chiaramente Jada Parker, come Black Monroe, è uno dei punti di forza della divisione femminile di NXT, che dopo aver avuto un momento di flessione, quando sono andate via insomma le big l'anno scorso con Stephanie Hager, Giulia, poi anche Jordan Grace in tempi più recenti, è riuscita a ritagliarsi uno spazio molto importante, perché abbiamo Jessie Jane che ormai è un volto importante, come abbiamo già detto, è la campionessa di NXT. C'è Black Monroe che per me è un nome molto molto forte, Jada Parker anche, Lola Vice e Kelly Jordan sono cresciute tantissimo, quindi io credo che ci sia veramente molto molto movimento, anche se si deve mettere un Paxley. Qui Black Monroe per me è la favorita e deve vincere, nonostante anche Jada Parker abbia bisogno delle sue chance, anche titolate magari, però credo che Black Monroe sia destinata a qualcosa di grande. Ripeto, non è un passaggio obbligato il titolo ad NXT e lei comunque uno già l'ha vinto, ha vinto quello nordamericano. Quindi il titolo principale non è un passaggio obbligato, però credo che Black Monroe questo match, al di là di un'eventuale corsa verso il titolo di NXT, che lei al momento non ha neanche sfiorato, non si è neanche avvicinata minimamente a quel titolo, credo che indipendentemente da questo debba vincere questo match e credo che lo porterà a casa, anche se il pronostico è abbastanza equilibrato, quindi io vado con la vittoria di Black Monroe. Infine arriviamo al match tra Tony D'Angelo e Dion Lennox, una rivalità, quella tra l'ex padrino di NXT e il componente del Dark State, o anzi il leader ormai del Dark State, perché inizialmente questa fazione sembrava non avere un leader designato, poi col passare dei mesi chiaramente Dion Lennox si è messo in proprio, in singolo, ha avuto anche diverse chance per ottenere una title shot, ha avuto l'occasione poi nel ladder match per la destinazione del vacante titolo di NXT, che chiaramente essendo un ladder match comprendeva più uomini ed era molto complicato da sfruttare, perché l'erede designato di Obafemi è stato Joe Hendry e non Dion Lennox. Nessuno si sarebbe aspettato una vittoria di Dion Lennox in quel caso, però rimanendo sul match di Vengeance Day, ovvero quello contro Tony D'Angelo, io penso che Tony D'Angelo parta nettamente favorito. Nonostante Dion Lennox abbia avuto una crescita estremamente importante ed evidente nel corso degli ultimi mesi, però io credo che Tony D'Angelo adesso è al vero banco di prova, al primo vero match da quando è tornato, dato che ha affrontato sì Cutler James, altro membro del Dark State, ma Cutler James ad oggi è l'ultima ruota del carro, visto che Osiris Griffin e Saquon Sugar sono i campioni di coppia. Dion Lennox invece non ha una cintura, ma comunque si sta facendo sentire e è arrivato nelle zone di main event e a giocarsi anche il titolo, quell'occasione che ho già detto prima. Però credo che adesso Tony D'Angelo possa puntare alla vittoria. In precedenza l'italo americano si era avvicinato al titolo di NXT, si pensava addirittura che potesse andare nuovamente contro Obafemi prima che Obafemi lo rendesse vacante il titolo e che poi approdasse nel main roster. Fortunatamente non è stato così, perché una rivalità tra i due già ce l'abbiamo avuta per il titolo nordamericano e Tony D'Angelo l'ha già battuto Obafemi. Far battere nuovamente Obafemi da Tony D'Angelo onestamente mi sembra un po' esagerato, perché Obafemi fisicamente sappiamo tutti che è una bestia incredibile. Tony D'Angelo, per carità, fisicamente ci sta anche lui, ma non è Obafemi e quindi non sarebbe stato così credibile. Per questo motivo io credo che per Tony D'Angelo questo possa essere un passaggio obbligatorio prima di tornare a lottare per il titolo di NXT. È tornato da poco, quindi non credo che per lui ci sia un passaggio imminente nel main roster, quando invece qualche mese fa, prima che scomparisse dalle scene, sembrava effettivamente indirizzato verso quella direzione. Invece non è così,
penso che possa tornare dominatore di NXT. Ha vinto praticamente tutto, ha vinto le cinture di coppia con Stax, ha vinto il titolo nordamericano come avevo già detto, l'Heritage Cup che adesso non esiste più, gli mancherebbe il titolo di Speed che onestamente è una magra consolazione per altri wrestler che non sono nella main card o comunque per chi si deve far conoscere e deve essere lanciato. Per questo motivo io credo che l'unico titolo che manca veramente a Tony D'Angelo è quello di NXT. Non so se arriverà a conquistarlo, però quantomeno arriverà ad avere una title shot contro Joe Hendry, che a mio avviso resterà campione dopo Vengeance Day. E proprio alla luce di quanto detto finora, ribadisco che per me a Vengeance Day vincerà Tony D'Angelo contro Dion Lennox. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forza Direct. Ciao a tutti.